Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Switchback Pro, telaio in fibra di carbonio ideale per droni racing. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo due sacchetti con viterie e parti in carbonio e le stampe in TPU. Le stampe in TPU sono la canopy per la videocamera, la pinna da mettere sopra e il mount per l'antenna. Le stampe sono ok, a parte questa che è venuta un po' male. Ok, apriamo subito i sacchetti per vedere più nel dettaglio il frame. Partiamo dai braccetti che, come notate, hanno una forma particolare. C'è da dire però che questo frame viene venduto in tre diverse configurazioni. Abbiamo il Lite con braccetti semplici che può essere abbinata ad eliche da 5.1 pollici. Poi troviamo l'SFG che ha questi inserti sul braccetto in modo da aggiungere una barra di rinforzo opzionale. Le eliche supportate sono sempre quelle da 5.1 pollici. Infine il Longback che ha braccetti un po' più lunghi, anche questi con l'inserto per un'eventuale barra di rinforzo. Questa versione è compatibile con eliche da 6 pollici, ma il costruttore suggerisce in ogni caso di usare sempre eliche da 5.1 pollici. Io ho scelto il Longback e lo abbinerò senza problemi ad eliche da 5 pollici, anche perché comunque per me avere un braccetto leggermente più lungo non è un problema. Usando eliche da 5 pollici a mio parere non è necessario aggiungere il rinforzo ed infatti non l'ho preso. Bisogna dire però che quello che cambia è la parte finale del braccetto. L'interno è uguale per tutte le versioni, quindi potete decidere di cambiare i braccetti tenendo lo stesso telaio. Completano il kit 3 piastre inferiori ed una top plate. Per quanto riguarda la viteria abbiamo tutto quello che serve per completare il frame senza dover acquistare nulla a parte. In particolare volevo farvi notare 4 viti lunghe per lo stack e 12 viti motore per i braccetti. Queste ritornano particolarmente utili perché le viti abbinate ai motori non sempre vanno bene, mentre il produttore del frame, sapendo l'esatto spessore dei braccetti, può fornire le viti giuste. Queste viti rosse sono in alluminio ed andranno usate per fissare la top plate. Gli standoff sono da 25 mm. Vediamo ora gli spessori delle parti in carbonio. I braccetti sono da 5 mm. Queste due piastre inferiori sono da 2 mm. Questa piastra serve per bloccare i braccetti aumentando la rigidità del frame, in modo da diminuire le oscillazioni. Lo spessore è di 3 mm. Per finire la top plate è da 2 mm. In dotazione ci viene fornita anche una lima perché il carbonio dei braccetti potrebbe essere un po' abbondante in alcuni punti. Il costruttore infatti ha preferito usare tolleranze in eccesso piuttosto che creare delle parti che facessero gioco. Ora procediamo ad assemblare il frame, prendiamo la piastra con i dadi a pressione e mettiamo le viti per lo stack in questi fori 20x20. Poi blocchiamo le viti con i dadi che ci vengono forniti in dotazione. A questo punto prendiamo la piastra anti-oscillazione, gli standoff e 4 viti svasate. Poggiamo la piastra anti-oscillazione sopra l'altra in modo che i fori con la svasatura risultino visibili, poi inseriamo le viti. Quindi avvitiamo le colonnine. Adesso mettiamo i braccetti in posizione. Poi li blocchiamo con la piastra inferiore e 4 viti svasate. Aumentiamo ulteriormente la rigidità del frame posizionando le due viti centrali. Ok, come vedete ho già inserito le stampe in TPU, quindi posso mettere la top plate. Perfetto, il frame è pronto. Il peso è di 82,6 grammi. L'interasse per la versione Longback è di 230 mm, misura che comunque risulta essere molto contenuta per un frame che potrebbe essere usato con eliche da 6 pollici. Il Switchback Pro si presenta come un frame racing estremamente compatto e rigido, questo soprattutto perché è pensato per schede 20x20 e non è possibile usarlo con schede 30x30. La scelta di usare schede più piccole a mio parere non è un problema, in quanto si trova componentistica di alto livello anche su questo formato. Se state pianificando un drone racing partite con esche da minimo 40A come questi X-Rotor, magari anche abbinati al Flight Controller FS7.
Un'alternativa da considerare sono gli ESC da 45 A o la versione da 60 A da abbinare a motori più spinti. Una scelta interessante per questo frame potrebbe essere il sistema HD0, a tal proposito la VTX Race V2 e la Runcam Nano sembrerebbero la scelta ideale. Personalmente questo sistema non mi ha entusiasmato più di tanto, ma vedo che nel racing sta iniziando a prendere piede, quindi potrei valutare di abbinare queste componenti al switchback. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Il tilt della canopy parte da un minimo di 30 gradi, quindi questo frame può essere usato anche da chi si è appena avvicinato al mondo racing e ha bisogno di un angolo basso per familiarizzare con questo tipo di disciplina. Se comunque vi dovessero servire delle stampe in TPU, su Thingiverse trovate sia quelle ufficiali 533 che quelle create dalla community. Per quanto riguarda il battery strap, può essere fatto passare tranquillamente tra la piastra inferiore e quella anti-oscillazione. La distanza tra i braccetti non permette di usare battery strap da 20 mm, ma con quelli da 16 mm non ci sono problemi. Per bloccare la batteria potete usare a scelta un pad o del velcro ed ottenere buoni risultati. Questo perché le viti della piastra inferiore sono svasate e non ci sono sporgenze che disturbano. In conclusione posso dire che questo frame si presenta molto bene e gode di un'ottima reputazione, e pur non avendolo ancora provato in volo posso dire che si ha la sensazione di avere tra le mani un prodotto di alta qualità, ed in effetti questo frame risulta essere molto apprezzato dai piloti impegnati nelle competizioni più importanti. Per finire devo dire che il prezzo mi sembra anche relativamente basso, in quanto si aggira intorno ai 45 euro. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi Patreons cliccando il link a fine video.